Benvenuti anche oggi sul mio canale. Io sono Rosa Parlato e oggi realizzo per voi la borsa Coda. Prima di farvi vedere nel dettaglio la borsa, vi ricordo che potete iscrivervi al gruppo Facebook Le Amiche di Rosa Parlato, dove potete condividere con me i vostri lavori. Lavoriamo la borsa con questo punto, che è un punto alternato con una maglia bassissima e una maglia bassa. Il fondo borsa è in ecopelle e misura 24 x 14 cm. Inoltre, come potete vedere, vado a riciclare un anello per tende per realizzare una chiusura veramente molto semplice ma che darà un grande effetto alla borsa. Le misure della borsa Coda sono 26 cm x 15 x 21 cm di altezza. I materiali che uso per realizzare questa borsa sono della merceria Sara. Nel box informazioni trovate sia la pagina per acquistare ma anche il contatto WhatsApp. Detto questo, passiamo al nostro tutorial. Iniziamo il nostro tutorial con uncinetto 3,5 e il filato di merceria Sara. Come potete vedere, i fori del fondo sono belli larghi, quindi potete anche utilizzare un filato più spesso. Ovviamente potete chiedere un consiglio anche a Sara direttamente. Iniziamo, vedete, dal centro del foro e vado a caricare il filo in questa maniera qui con una catenella. Entro all'interno di nuovo e lavoro un'altra maglia bassa. Adesso entro in ogni foro e lavoro 2 maglie basse, quindi 1 e 2 in ogni foro, fino ad arrivare, vedete, nell'angolo, quindi lavoro 1 e 2 e qui vedete in ogni angolo, quindi vedete proprio la curva dove ho i due fori, lavoro 3 maglie basse, quindi lavoro la prima, lavoro la seconda e lavoro la terza maglia bassa. La stessa cosa nell'altro foro, quindi 1, 2 e 3 maglie basse. Adesso vedete in ogni foro lavoriamo 2 maglie basse, quindi 1 e 2 e di nuovo 1 e 2. Quindi in tutti i fori lavoriamo 2 maglie basse. Quando arriviamo, vedete, nell'angolo, nei due fori, vedete, della curva, quindi ai 4 lati, lavoreremo sempre 3 maglie alte, quindi 3 maglie basse, scusate, 3 maglie basse nel primo e 3 maglie basse nel secondo, 2 maglie basse nei lati e di nuovo 3 maglie basse e 3 maglie basse. Quindi andate a completare l'intero perimetro della borsa in questa maniera qui. Quando arrivo, vedete, nell'ultimo punto dove ho lavorato le 2 maglie basse, adesso qui ho il primo foro che ho lavorato, entro all'interno e lavoro un'altra maglia bassa, perché la prima ci siamo solo agganciati. Adesso vedete, entro qui dove ho la maglia bassa in questa maniera qui e chiudo a maglia bassissima la lavorazione. Adesso vado a realizzare un giro di maglie basse, quindi entro, vedete, nel punto dove ho già lavorato, vedete, io qui già ho lavorato, entro al centro della maglia, vedete, in questa maniera qui e lavoro una maglia bassa. Se pensate di confondervi, potete praticamente mettere, vedete, un marcapunti in questa maniera qui. Adesso entriamo al centro, quindi in coste, quindi non tutte e due le asole ma al centro, e lavoriamo delle maglie basse in questa maniera qui, quindi in ogni punto maglia bassa. Quindi andate a proseguire lavorando una maglia bassa in ogni punto fino ad arrivare al marcapunti. Quando arrivo, vedete, dove ho il marcapunti, lo tolgo e inizio già la lavorazione, quindi entro, vedete, all'interno del punto e carico il filo, entro in quello dopo e carico il filo, scarico il primo in questa maniera qui, vedete, e chiudo la lavorazione.
E qui vado a rimettere di nuovo il marcapunti, così sono sicura che so dove ho terminato ovviamente la riga. Adesso guardate, rientriamo di nuovo nello stesso punto, vedete già lavorato, e carichiamo il nostro filo. Entriamo in quello dopo e carichiamo il nostro filo. Scarichiamo, vedete, il filo e poi chiudiamo di nuovo la lavorazione. Di nuovo, guardate, entriamo sempre nel punto che già abbiamo lavorato e carichiamo il filo. Entriamo nel prossimo e carichiamo il filo. Scarichiamo 2 fili e di nuovo filo sull'uncinetto e chiudiamo insieme. In questa maniera, vedete, verranno delle righe praticamente, vedete, di uncinetto in questa maniera qui. Quindi entriamo di nuovo nel punto lavorato, carichiamo il filo, entriamo in quello dopo e carichiamo il filo. Scarichiamo, vedete, il filo, il primo filo, e poi filo sull'uncinetto e chiudiamo insieme. Vi faccio vedere ancora. Entriamo sempre nel punto, vedete, che già abbiamo lavorato, carichiamo il filo, entriamo nel prossimo, carichiamo il filo, scarichiamo in questa maniera qui, filo sull'uncinetto e chiudiamo tutti insieme la nostra maglia bassa in questa maniera. Quindi adesso non dobbiamo fare altro che andare a proseguire per tutta la riga in questa maniera. Quindi carichiamo nel filo, vedete, che già abbiamo, nel punto che già abbiamo lavorato, entriamo in quello dopo, scarichiamo a maglia bassissima il primo, filo sull'uncinetto e realizziamo la maglia bassa. Quindi andiamo a proseguire così fino al marcapunti. Arrivo, vedete, a questo punto al marcapunti, dove ho, vedete, il marcapunti e devo continuare la mia lavorazione. La lavorazione sarà sempre uguale. Adesso però andremo a lavorare in questa maniera. Entriamo, vedete, nello stesso punto che abbiamo lavorato e carichiamo il filo. Però invece di entrare, vedete, in questa maniera, io entro al centro, guardate, entro al centro, quindi nella V, che può sembrare più difficile, però il punto è più compatto, quindi entro nella V e carico il mio filo in questa maniera qui. Quindi ho caricato, vedete, quindi nella stessa lavorazione, quindi qui abbiamo la lavorazione, noi dobbiamo caricare, vedete, in questo punto, però ovviamente carichiamo al centro, quindi vi voglio far capire bene. Carichiamo il filo al centro della V in questa maniera qui ed entriamo, vedete, nella V successiva in questa maniera. Scarichiamo 2 punti e chiudiamo a maglia bassissima. Qui rivado a mettere il marcapunti, ovviamente possiamo metterlo anche giù, il marcapunti è giusto per capire dove che terminiamo la lavorazione, quindi possiamo tenerlo anche qui. Adesso guardate, entro sempre nello stesso punto che ho già lavorato, quindi entro all'interno così e carico il filo. E adesso invece di entrare qui entro al centro, vedete, della lavorazione, quindi della V della maglia bassa, e carico. Ho 3 fili sull'uncinetto, 2 li scarico così, l'altro filo sull'uncinetto e lavoro la maglia bassa. Adesso di nuovo, vedete, entro nello stesso punto che ho già lavorato, carico il filo ed entro nella V del punto successivo in questa maniera qui. Ho 3 fili sull'uncinetto, i primi 2 li scarico tra di loro così, filo sull'uncinetto e realizzo la maglia bassa. Adesso di nuovo, vedete, entro di nuovo nello stesso punto dove ho lavorato, carico il filo ed entro nella V in questa maniera qui. Ho 3 fili sull'uncinetto, scarico sempre i primi 2 così, filo sull'uncinetto e maglia bassa. Lavorando così il punto verrà più compatto, ovviamente. Adesso di nuovo, guardate, qui ho, vedete, la V dove sono entrata all'interno, entro qui, non entro quindi di nuovo nella V, ma entro qui, carico il filo e nel punto successivo entro all'interno della V. Ho 3 fili sull'uncinetto, i primi 2 li scarico tra loro, filo sull'uncinetto e maglia bassa. Vi faccio vedere ancora, vedete, qui ho lavorato il punto, adesso entro sempre nello stesso punto, ma non nella V, vedete, ma entro qui, quindi sempre la V è, vedete, sempre la V, quindi non è nella V che ho lavorato, ma in quella sottostante. Entro comunque, carico il filo, entro nella V successiva, carico il punto in questa maniera qui, 3 fili sull'uncinetto, scarico i primi 2, filo sull'uncinetto e maglia bassa. E così, vedete, si presenta il lavoro. Adesso andiamo a proseguire fino al marcapunti. Quando completo la riga, vedete, qui ho il marcapunti, quindi significa che ho completato la riga. Entro di nuovo, quindi io non chiudo mai la lavorazione, vedete, ve la faccio vedere come viene, quindi viene una lavorazione compatta.
perché così non si vede la cicatrice. Quindi entro di nuovo, vedete dove ho la lavorazione, quindi dove ho già lavorato, e carico il filo. Entro nella V, vedete, successiva, e carico il filo. Scarico i primi due così e poi maglia bassa. Quindi adesso vedete ho iniziato una nuova riga e lavoriamo così per tutta l'altezza della borsa. Quindi entro di nuovo, vedete dove ho già lavorato, quindi vedete è visibile, entro di nuovo e carico il filo in questa maniera qui. Entro nella V, vedete, successiva e carico il filo, scarico i primi due così, poi filo sull'uncinetto e maglia bassa in questa maniera qui. Quindi così sarà tutta la nostra borsa, quindi tutta l'altezza della nostra borsa sarà questa. E andate a proseguire, vi faccio vedere un'ultima volta. Qui vedete la lavorazione, entro di nuovo dove io ho già lavorato e carico il filo, entro nella V successiva, carico il filo, scarico i primi due così, filo sull'uncinetto e maglia bassa. Io adesso vado a realizzare un tot di righe e poi vi dico quante righe ho realizzato. Io, come potete vedere, ho proseguito per 33 righe ed ho un'altezza in centimetri di circa 20 centimetri. Questa è la mia altezza. Adesso vedete, a questo punto io mi trovo in questa maniera qui, quindi al centro, vedete dove ho il marcapunti, entro, io mi trovo così, vedete, entro nel punto dopo e realizzo una maglia bassissima in questa maniera. Adesso all'interno, vedete dove ho la maglia bassissima, realizzo una maglia bassa, dove ho realizzato, vedete, la maglia bassissima, ecco qui, realizzo una catenella, entro di nuovo nello stesso punto e realizzo una maglia bassa. E su questa maglia bassa vado a mettere un marcapunti. Adesso in ogni punto, vedete che seguo, realizziamo semplicemente una maglia bassa, quindi una maglia bassa in ogni punto, vedete, in questa maniera qui, fino ad arrivare al marcapunti. Quando arrivo, vedete, a questo punto io ho lavorato l'ultimo punto basso, o vedete la catenella e la maglia bassa dove ho messo il marcapunti. Tolgo il mio marcapunti, sfilo prima il filo, vedete, guardate, in questa maniera qui, poi tolgo il marcapunti, il punto, vedete, dove avevo il marcapunti va saltato, entro in quello dopo, in questa maniera qui, carico il filo così, vedete, tiro in questa maniera e al centro, vedete, del punto faccio entrare il filo in questa maniera, non si vede lo scalino, ok? Ovviamente andiamo a nascondere questo filo all'interno con un'ago a punta tonda, lo nascondiamo e poi lo saldiamo con un accendino. Quindi io entro anche, vedete, nella sollina retro e poi entro all'interno del filato. Controllate che stendete bene ovviamente il punto e poi andate a nasconderlo sempre più all'interno in questa maniera. Ed ecco qui. Anche questo cordino si può saldare con l'accendino. Vi faccio vedere. Ed ecco qui, lo saldiamo. Ed ecco qui che abbiamo, vedete, completato la borsa. Adesso andiamo a centrare uno dei due lati della nostra borsa, quindi giusto al centro. Per centrare, vedete, il mio punto, io prima di tutto ho centrato quelli che sono i lati, vedete, con un marcapunti. Ho contato le catenelle, ho anche misurato con il metro, vedete, ho messo proprio al punto centrale, nel mio caso qui, dal marcapunti dopo, quindi subito dopo il marcapunti, ho contato fino al punto prima del marcapunti, ho 43 maglie basse, quindi questo significa che ne avrò 21 da questo lato e 21 da quest'altro lato. Ok, e quindi su quella dispari, vedete, ho messo il mio marcapunti, quindi questo è esattamente il centro della mia borsa.
Adesso vedete esattamente dove abbiamo il centro della borsa. Io devo lavorare 5 maglie basse, quindi questo è, vedete, il centro, mi aggancio sulle due prima, vedete, così, e vado a inserire, a lavorare una catenella, entro in quello dopo e lavoro una maglia bassa, tolgo il marcapunti e lavoro la terza maglia bassa e proseguo nelle prossime due. In questa maniera, vedete, ho lavorato 1, 2, 3, 4 e 5 maglie basse. Adesso giro il mio lavoro ed entro in ogni punto. Io non faccio la catenella, entro direttamente, vedete, lavoro 1, 2, 3, 4 e 5, vedete, maglie basse dove ci siamo agganciati con la catenella. Ovviamente poi questo filo lo andiamo a nascondere all'interno, così. Giro di nuovo il mio lavoro, entro, vedete, nel punto subito dopo dove ho l'uncinetto e lavoro la prima maglia bassa, quindi 1, nel prossimo 2, 3, 4 e 5 maglie basse, vedete, nell'ultimo. E adesso dobbiamo proseguire in questa maniera, quindi di nuovo, vedete, io giro di nuovo il mio lavoro in questa maniera, entro nel prossimo, quindi in quello è il punto subito dopo l'alluncinetto, e lavoro 2, 3, 4 e 5 maglie basse. Quindi di nuovo, vedete, giriamo il lavoro e andiamo a proseguire così fino ad arrivare ad una certa altezza. Io adesso vado a proseguire e poi vi dico quante righe totali e quanti centimetri ho realizzato. Io, come potete vedere, ho realizzato una lunghezza in centimetri di 17 centimetri, che sono 32 righe. Adesso ovviamente qui andiamo a sfilare, vedete, il nostro filo e lo andiamo a chiudere internamente. Andiamo adesso, vedete, a realizzare la striscia che ci serve per la nostra chiusura. Allora, l'anello che vado ad usare io, vi dico già più o meno quanto misura, è da, allora, quindi lo spazio interno, vedete, è da 3 centimetri, quindi l'anello completo misura circa 4,5, ma lo spazio interno, vedete, di circa 3 centimetri, quindi vi dico anche le misure. Adesso andiamo a mettere su 18 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 catenelle. Entriamo, vedete, in ogni punto e lavoriamo una maglia bassa, quindi una maglia bassa in ogni catenella fino ad arrivare chiaramente alla fine. Quando arriviamo, vedete, alla fine abbiamo questa soluzione. Allora, più o meno vi dico anche i centimetri, nel mio caso sono 12 centimetri la striscetta. Adesso, vedete, semplicemente tagliamo un po' di filo, ovviamente abbondante, e vado a fare un nodino per fermare i due fili. Ecco qua. Adesso prendiamo un ago, ovviamente a punta tonda, con il filo più lungo, e andiamo a cucire dove abbiamo, vedete, l'anello. Quindi io qui ho l'anello, faccio semplicemente così e così, devo andare a cucire, vedete, quindi dove ho messo il filo inizio a cucire,
dobbiamo cucire stretto stretto, ovviamente, vi raccomando. Quindi vedete, dobbiamo cucire in modo che sia bello stretto, quanto più stretto vedete possibile. E anche di qua la stessa cosa. Quando siamo sicuri che è bello stretto, passiamo ovviamente a quest'altro. Quindi io il filo sempre, vedete qui, passo così e stringo, e poi vado a cucire ovviamente anche la parte frontale, vedete, quindi stringiamo bene bene. Ops, scusatemi, perdonatemi, sono uscita dall'inquadratura. Vedete, ecco qua. Quando siamo sicuri che abbiamo cucito bene, altrimenti vedete entriamo ed usciamo più volte, quindi finché non abbiamo fatto una cucitura completa. Quando siamo sicuri che abbiamo cucito veramente bene, ecco come risulterà, vedete, in questa maniera qui. Adesso ovviamente io vado a nascondere i miei fili, in questo caso qua posso fare anche un nodino e vado ovviamente a saldare, ok, con l'azzidino. Ed ecco qui, siccome è un po' riciclato, copro le parti, vedete che erano. Adesso abbiamo, vedete, l'anellino. A questo punto, vedete dove ho? Qui diciamo è la parte bella, se così la vogliamo chiamare, questa è la parte ovviamente del retro. Io faccio in questa maniera qui, entro così, vedete? E poi esco di qua, quindi copro la parte diciamo del rovescio. Ovviamente poi dobbiamo decidere noi se ci piace un pochino più lungo, un pochino più corto, questa è una questione di gusto ovviamente poi personale, questo lo decidete voi, perché vedete poi sarà la chiusura, risulterà in questa maniera qui. A questo punto vedete, se io voglio dare una forma un po' più rientrante diciamo alla mia borsa, vado a creare con dei gancetti questo lavoro, perché magari se vogliamo che la nostra borsa nei lati vada un po' a rientrare, questo ci aiuterà in questa lavorazione. Per questa lavorazione vedete abbiamo bisogno di questo gancetto che ha questa solina, vedete, in questa maniera qui, tipo ponte. Allora lasciamo un po' di filo, vedete, abbondante, quindi circa 30 cm, 20 cm, insomma vedete voi. Entro all'interno, vedete, in questa maniera e prendo il cappetto a 2, vedete, in questa maniera. E realizzo con tutti e due i fili una catenella. Adesso un filo, quello più corto, vedete, viene sul davanti, lo portiamo in questa maniera qui. E andiamo a chiudere il punto così. Allora vi faccio rivedere, siamo così, vedete. Allora dobbiamo portare sul davanti in questa maniera qui e chiudere. Il primo punto sarà un po' più duro da chiudere, però poi dopo non avete più questa difficoltà. Di nuovo sul davanti e chiudiamo, di nuovo sul davanti, vedete, e chiudiamo. Quindi di nuovo vedete il filo più corto io lo porto sopra l'uncinetto dal davanti e chiudo di nuovo sopra
e chiudo e lavoro circa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10 maglie basse in questa maniera qui. Ovviamente dobbiamo fare entrambe ad entrambe la stessissima lavorazione. Fatto questo, una volta che abbiamo fatto questo, vedete, io taglio il filo ovviamente e qui vado a fare un nodino. E questi due fili praticamente ci aiuteranno poi ad essere cuciti ovviamente alla borsa. Vi faccio vedere. Allora io vado a cucire un po' più in basso, vedete, non dobbiamo cucire proprio sopra. Ho lasciato 1 2 e 3, vedete, sull'inizio della quarta riga vado a cucire e facciamo la stessa cosa di qua. Centro, vedete, ho centrato il mio punto, quindi andate sempre a centrare il laterale per non sbagliare, quindi io l'ho fatto proprio per questo motivo qua. Adesso guardate, una volta che ho centrato, questo è il centro, vedete, questo è il centro, salto 1 2 3 e qui all'inizio, vedete, della quarta vado a cucire. Ovviamente mi aiuto sempre con un ago in questa maniera qui, ma anche con l'uncinetto. Questo è il centro, vedete, nei lati, vedete, del centro entro in questa maniera qui. Faccio la stessa cosa con l'altro filo, quindi questo è il centro, vedete, nei lati del centro, in modo, vedete, che in questa maniera sia proprio centrale, così, vedete. I fili ovviamente fuoriescono da quest'altro lato e noi li andiamo ovviamente a chiudere all'interno. Quindi rimetto, vedete, il mio ago. Potete farlo ovviamente anche con l'uncinetto, tranquillamente. Io entro di nuovo, vedete, di qua, entro di nuovo anche di qua. Così, vedete. Di qua, vedete, fuoriescono i fili. Semplicemente non faccio altro che tirare un pochino, vedete, faccio un nodino e questi fili li vado a nascondere all'interno. Così avrò, vedete, chiuderò in questa maniera il centro, vedete, della mia borsa. Per i manici adesso andiamo a realizzare 8 catenelle, quindi 1 2 3 4 5 6 7 e 8 catenelle. Entriamo, vedete, in ogni catenella e lavoriamo una maglia bassa, quindi 1 2 3 4 5 6 e 7 maglie basse. Nell'ultimo punto, vedete, entriamo e lavoriamo altre 3 maglie basse, quindi io entro così e lavoro la seconda, lavoro la terza e lavoro la quarta maglia bassa. Entriamo poi, vedete, nei punti che seguono e lavoriamo le altre maglie basse, quindi i punti, vedete, frontali, e lavoriamo altre 7 maglie basse. Quindi andiamo a creare un'asola per il nostro anello del manico. Arriviamo, vedete, quasi alla fine dell'ultimo punto e lavoriamo 1 2 3 e 4 maglie basse all'interno, in questa maniera qui. Adesso taglio ovviamente un po' di filo più abbondante e vado a sfilare e vado a chiudere, vedete, il punto in questa maniera. Entro davanti con l'uncinetto, prendo il filo da dietro e lo faccio passare al centro qui, e con questo filo andiamo a cucire. Ovviamente questo qua, vedete, io man mano che ho lavorato l'ho portato con me, quindi lo
nascosto all'interno e con l'accendino lo andiamo a saldare, perché un solo filo sarà più che sufficiente per andare a cucire. Nei lati, vedete, noi abbiamo messo i marcapunti, come vi ho fatto vedere, io ho centrato i due lati. Allora, io in questo caso vado a posizionare un solo manico, ma ovviamente se voi volete mettere tutti e due i manici dovete andare a lavorare 4 di queste asoline. Io ovviamente ne ho lavorate soltanto 2. Quindi, prima di posizionare, vedete, ovviamente noi dobbiamo già infilare il manico ovviamente dovrà venire così, quindi lo giriamo in questo lato, vedete? Qui abbiamo il... prendiamo l'altro che già ho saldato, abbiamo, vedete, il filo per cucire. Al centro, proprio al centro, vedete, noi non facciamo che in questa maniera qui facciamo, e andiamo a infilare, vedete, l'anello così, e qui al centro dobbiamo andare a cucire. Ovviamente andiamo a togliere il marcapunti, se no dopo sarà difficoltoso toglierlo, e andiamo a posizionare così, vedete, la nostra asola, e andiamo a infilare l'ago ovviamente a punta tonda. Iniziamo a cucire, vedete, la parte interna con quella esterna, così. Quindi io attraverso, vedete, tutti i punti, di qua ho l'altra lavorazione, vedete, così. Entro da quest'altro lato, un po' più su, ecco qui, e ovviamente andiamo sempre a prendere le asoline sia sopra che sotto. Quindi entro così, e di qua, vedete, entro uguale anche di qua, e andiamo ovviamente a fissare, vedete, ecco qui. Una volta che abbiamo fissato bene bene, è chiaro che andiamo all'interno del lavoro e cerchiamo sempre, se vediamo che va fissato ancora un pochino meglio, cerchiamo di fissarlo ancora meglio. Vedete? E poi andiamo a nascondere ovviamente il filo. Ed ecco qui, vedete che abbiamo cucito. Adesso ovviamente con l'altra andiamo a fare la stessa cosa da quest'altro lato. Una volta, vedete, che io ho cucito le due asoline nei lati, ovviamente la nostra borsa è pronta. È chiaro che voi potete sfruttare anche la coppia di manici. Io ho preferito, magari mettendo, vedete, i manici sul davanti, quindi al centro davanti. Io ho preferito metterne uno solo perché questo stile di borsa mi piaceva ovviamente in questa maniera qui, però voi potete scegliere ovviamente come preferite andare ad assemblare i vostri manici. Io spero che il tutorial vi sia piaciuto, se è così mettete un like, iscrivetevi al canale, e se vi fa piacere farmi vedere le vostre creazioni iscrivetevi al canale, alla pagina Facebook Le Amiche di Rosa Parlato YouTube. Io vi saluto e vi rimando a uno dei miei tutorial.